Ciao da Fulvia e ben ritrovati in Bluespin Art. Potete già vederlo qua sotto, è un bellissimo cardigan effetto bubble, come l'ho chiamato, perché per inaugurare questa nuova stagione in arrivo autunno-inverno ho deciso di realizzare un cardigan king size. Sul mio canale avete sicuramente visto altri due cardigan che ho realizzato utilizzando le Granny Square. In questo caso invece ho utilizzato un unico filo e un punto che mi è piaciuto subito proprio per dare compattezza e pesantezza anche stilistica a questo bellissimo capo. Vi lascio alle immagini di come l'ho realizzato, di tutte le parti salienti a partire dal modello di base che è molto comune e tradizionale e tutti gli inserimenti, quindi i polsini che ho sistemato, il collo aggiunto dopo, infine le tasche e per ultimo il giro vita. Buona visione, ditemi se vi è piaciuto, buono spin! Questi sono i gomitoli che sto utilizzando. Non so se capita anche a voi, trovate nei fine serie dei gomitoli di cui vi innamorate, a me è successo così, però non avete abbastanza poi per realizzare un progetto completo. Nel mio caso ho trovato questi mélange di 150 grammi circa a più colori. Diventano ottimali soltanto perché posso inserire dei fine gomitoli o comunque altri gomitoli che mi scarseggiano e quindi completare un progetto finendo appunto altre rimanenze. Considerata quindi la tipologia di filato, ho scelto un modello tradizionale perché proprio questa caratteristica mélange multicolore, come dicevo, a dare personalità al nostro cardigan. Quindi il modello, scusate il disegnino mi viene un po' da ridere, ma insomma in pratica in sostanza è questo. Ecco, quindi l'impatto che deve avere ha questa peculiarità, cioè grosso e spesso. Deve venire proprio un cardigan bello massiccio. Se avete una lana bella spessa è l'ideale per questo modello. La pianta e la struttura di base per la creazione di questo cardigan è tradizionale. Si forma di fatto una grossa composizione geometrica, sia che voi l'affrontate a granny quadrate che anche senza le granny, questa è proprio la forma che normalmente si esegue per creare la parte posteriore, la parte anteriore con l'unione delle maniche. Bene, in un altro video vi ho già presentato questo punto. Il punto alpino è di facile e veloce creazione, lo vedrete nel link che vi ho allegato, ed io mi sono portata avanti ed ho già creato la parte posteriore. Ecco, con questo schemino vi faccio vedere come mi sto muovendo. Ho quindi realizzato la parte più importante, quella retro, diciamo così, del mio cardigan, in questo grosso quadrato. Sono partita con 80 catenelle e ho lavorato 33 righe. Da questo momento parto e eseguo la parte frontale. Ora, molti per appunto seguire questo schema preferiscono separare la lavorazione ed affrontare separatamente questi due rettangoli che andranno applicati per l'appunto successivamente. Io, visto il punto che sto facendo, mi trovo in automatico proseguire e quindi andrò avanti ed eseguirò la prima parte soltanto dedicata a questa prima parte frontale. Quindi
alla 24esima catenella, al 24esimo punto, torno indietro e vado avanti. Eseguo sempre 33 righe come il posteriore più una. Questa riga in più la considero come appoggio della spalla. Naturalmente la nostra spalla non va giù piatta, ha un minimo di rotondità e quindi questa riga mi aiuta a seguire il modello. Idem poi da questa parte. Staccherò qui il filo e mi attaccherò da questa parte per affrontare anche qua le 33 righe. Mi porto avanti, vi farò vedere poi più avanti com'è l'esito. Successivamente prenderò le misure di quelle che saranno le maniche a secondo di quanto mi viene bassa sulla spalla, perché è molto abbondante, quindi scenderà sicuramente un po' già sul braccio. Quindi prenderò la misura della manica e creerò questi rettangoli che poi, chiusi su se stessi, appunto daranno la manica. A scelta potete inserire poi le tasche o eventualmente altre decorazioni se preferite. Come ultimissima lavorazione, lo vedremo poi se ci piacerà, potremmo chiudere le maniche con stringendo dei punti, in diminuzione di punti, ma sicuramente faremo tutta una lavorazione intorno a quello che è il collo per dare, diciamo così, unità e uniformità al nostro lavoro. Bene, proseguiamo quindi con la lavorazione. Intanto vi faccio vedere nella sua complessità com'è venuto il mio primo quadrato e esattamente qui io ho già bloccato quelli che saranno gli ingombri per proseguire la parte anteriore. Questo spazio centrale sarà quello del collo, quindi voi valutate la vostra spalla, l'apertura del vostro collo, quanto cioè volete farlo aperto, e prendete misure eque sia da questa parte che da quest'altra. Io ho calcolato 24 punti, 24 anche dall'altra. Sono ferma in pratica all'ultima riga, tornerò indietro e anziché proseguire, come dicevo, la lavorazione per tutto il quadrato, mi fermo soltanto sulla parte su cui poi affronterò la lavorazione della prima parte frontale. Vado avanti per qualche riga, così vi faccio vedere come viene. Così si presenta la parte frontale in lavorazione. Vedete, ho proseguito sempre con la misura che mi ero data considerando soltanto 24 punti, e adesso vado avanti fino ad arrivare allo stesso numero di righe del quadrato che ho preparato per la parte posteriore. Numero di righe più 2, perché le 2 in più che farò le considero come la parte alta della spalla, per dare un po' più di spazio e appunto di mobilità sulla spalla. Vado avanti, concludo quindi questa parte per poi dedicarmi all'altra. Ho già iniziato una piccola bozza, visto che ho terminato con la riga dei bastoncini, chiamiamoli così, dei punti alti, il filo l'ho inserito posteriormente perché dovevo fare la riga dei punti bassi, in modo tale che poi con la riga dei bastoncini, quindi dei punti alti, mi sono trovata giusta frontalmente. Ecco, proseguo e termino sia la parte che sto concludendo, di cui appunto vi sto facendo vedere questa prima lavorazione, e poi affronto la seconda parte.
Sto inserendo anche, come dicevo, degli scampoli di gomitoli avanzati, quindi ad esempio per il grigio ho inserito un grigio in più, lo stesso vedete anche qui, avevo un grigio più chiaro, l'ho comunque inserito. Anche voi ovviamente, se avete delle tonalità che preferite, questo è un punto perfetto, come dicevo, per scegliere appunto il match di colori che più avete di gusto. A dopo allora. Fino a questo momento il lavoro si presenta in questo modo, con tutta la parte retro completata e le due fasce frontali. Adesso naturalmente non sono ancora legate, le ho solo appoggiate, concluderò le ultime due righe, ops, è caduto il filo, ecco qui, le ultime due righe che mi mancano per arrivare in fondo. Ricordo che sono 33 più una, inizialmente avevo detto che avrei lasciato 2 righe sulla spalla, però poi ho paura che mi cada troppo, quindi ne lascio soltanto una e 33 righe più una da questa parte. Adesso inizierò la lavorazione di quelle che sono le maniche. Quindi ho preso la misura dalla spalla al mio seno. Questo 28 centimetri circa mi corrisponde a 16 righe, adesso le riconto bene, non mi ricordo, scusate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 righe, ecco, e 17 righe da questa parte, 17 righe dall'altra, unirò le maniche, quindi dalla riga centrale della mia spalla non la conto e prendo 17 righe da questa parte, non la conto, 17 righe da questa parte. Ecco, il totale mi corrisponde alla mia manica e quindi scenderò per affrontare il rettangolo della mia manica. Ricordo che per il momento nulla è attaccato, cioè si tratta soltanto di formare delle grosse composizioni geometriche e si uniranno tutte alla fine. Ecco, per intenderci, adesso sto affrontando questi quadrati relativi alle maniche. Abbiamo detto calcolerò 17 righe di qui, 17 di là, più una che è quella della spalla, quindi saranno 34 punti più una. Affronterò questa lavorazione, scenderò tante righe quante vorrò fare lunga la manica. Iniziamo quindi a lavorare le maniche. Giriamo il nostro lavoro dalla parte retro, quella interna, e determiniamo, nel mio caso, 17 righe, sia per quanto riguarda la parte frontale lavorata che sul quadrato della parte retro posteriore. Quindi partendo dalla riga in più che ho fatto, ricordate erano 33 righe più una, la 34esima, eccola qua, io da questo momento in poi conto 17 righe, lo stesso nella parte avanti, quindi questa non la conto e conto 17 righe. Dicevo, sono sulla parte posteriore e adesso inserisco il filo in modo tale da eseguire punti alti, quindi mi inserisco sulla riga terminale della mia 17esima riga e un punto per ogni punto sottostante inserisco un punto alto. Come lo faccio quindi? Visto che hanno un corpo più lungo e un corpo più piccolo che è quella della riga dei punti bassi, io eseguo esattamente un punto per ogni ingresso, quindi un punto andrà
sulla riga dei punti bassi e un punto sulla riga dei bastoncini, così in modo alternato, quindi un punto all'incrocio, un punto nei punti alti, così facendo proseguo per tutta la riga. In questo modo mi viene esattamente un punto alto per ogni riga effettuata, riga dei bastoni più riga dei punti bassi, quindi andata e ritorno. Essendo 17 le righe, i punti alti devono venirvi 34, quindi 34 si esauriscono qua, più 2 della riga centrale e 34 vengono poi anche dall'altra parte. Questo è l'ingombro e l'apertura della nostra manica. Da questo momento, terminata la riga dei punti alti, io giro il lavoro ed inizio a lavorare il punto alpino partendo semplicemente dalla mia riga eseguita. Inizierò quindi con i 3 punti alti, il sostitutivo del primo punto, e poi in modo alternato esigo, come ho fatto in precedenza per il resto del cardigan, il punto alpino. Più righe a seconda di quanto volete fare lunga la manica. A proposito delle maniche, voglio anche darvi questi piccoli suggerimenti. Dunque, io ho ipotizzato di farle quadrate, quindi mi sono allargata, dicevo, 17 righe sul retro e 17 davanti e sto proseguendo nel fare appunto la manica a modi quadrato. Qua vedete le prime righe che ho fatto. Ora sto valutando l'eventualità di scendere e farla leggermente in diminuzione, perché è vero che voglio dare questo aspetto un po' bubble, diciamo cicciotto del cardigan, però non voglio che le maniche diventino d'intralcio magari sotto a cappotti o comunque insomma nell'indossarlo. Quindi molto probabilmente le ultime righe scenderò in diminuzione e la farò leggermente più affusolata. Vedrò durante la lavorazione come insomma l'esito, come poi viene, e farò la scelta. Un'altra possibilità che avete è di farle più strette. Io ripeto, sono rimasta larga per 17 righe, voi potete eventualmente affrontarle in modo più affusolato e tubolari, quindi farle un po' più strette e lunghe senza bisogno di fare questa diminuzione. Ora, siccome l'impianto, come vedete la forma di questo cardigan è veramente basilare, potete gestire col vostro gusto, anche a seconda del filato che avete a disposizione, l'impianto stesso del cardigan. Tanto sapete che ormai avete il vostro retro, avete la parte frontale che potete fare più o meno larga a seconda se volete aggiungere un collo più o meno importante frontalmente, e poi le maniche che, come ripeto, potete fare quadrate, potete fare anche mezze maniche, quindi farle un po' più corte, potete fare una manica in diminuzione verso un polsino, oppure direttamente, come dicevo, fusolari strette e lunghe. Io adesso proseguo il mio lavoro, vi faccio vedere poi a termine come poi ho scelto e gestito questa mia creazione. Chiusa quindi la quarta riga, decido di andare in diminuzione e fare le maniche leggermente in chiusura. Come fare la diminuzione? Eseguite tutta la riga relativa al punto basso sottostante. Quindi una volta che avete fatto il punto alpino, tornate indietro con il punto basso e chiudetela regolarmente con l'ultimo bastoncino che avete sotto. Da questo momento la nuova riga di punto alpino
la eseguite in diminuzione, cioè non entrate subito alzandovi direttamente sul punto basso dove avete terminato, ma entrate in quello accanto, quindi già state scalando di un punto, perché se alzerete le 3 catenelle del punto alto nel punto accanto, quindi già avete fatto una prima diminuzione. Quindi dopo, dicevo, la quarta riga chiudete col punto basso e poi eseguite l'altra riga andando in diminuzione. Quando poi vi trovate sul fondo della riga anche da questa parte, eseguite il punto alpino nel penultimo punto e non entrate nell'ultimo punto basso sottostante che avete da questa parte. La diminuzione della riga successiva la eseguite nello stesso modo, quindi girate il lavoro per fare la riga dei punti bassi, ma non la iniziate da questo punto, ma dal punto accanto, quindi per tutte le righe andate in diminuzione di un punto, quindi la lavorazione la iniziate col punto accanto. Piano piano vedrete che la vostra manica inizierà a prendere un aspetto in diminuzione. Andiamo avanti. E così si presenta la manica. 4 righe sono salita dritta, poi ho iniziato una diminuzione intorno a quella che sarà quindi il corrispettivo della vostra ascella e poi ho proseguito in modo tubolare la lavorazione a secondo della misura del mio braccio. Quindi vedete che si presenta proprio questo motivo in chiusura. Non ho staccato il filo perché da questo momento la lavorazione in orizzontale si trasforma in lavorazione verticale. Questo per creare un polsino a chiusura manica. Vedrete sul mio canale anche un tutorial in cui vi spiego come affrontare proprio questo tipo di lavorazione, spesso utilizzata proprio per polsini o anche dei colli, quindi vi consiglio di andare a vederla. In ogni caso ho qui il filo pronto per la lavorazione. In preparazione della lavorazione del polsino ho già eseguito una riga di punti bassi in modo alternato, quindi dopo il punto alpino, dopo la sua chiusura di punti bassi normali così come era previsto dal pattern, ho realizzato già un primo giro, una prima riga di punti bassi alternati e adesso ne faccio una seconda in modo tale che mi chiudo in modo dolce sul polso prima di affrontare la lavorazione del polsino vero e proprio in lavorazione verticale, così di cui vi dicevo. Ok, il polsino si presenta in questo modo. Dopo quindi la lavorazione del punto alpino e la sua consueta riga di punti bassi a chiudere, come dicevamo il pattern, ho eseguito una riga di punti bassi alternati e un'altra riga di punti bassi rispettando quelli che avevo creato sottostante. Dopodiché ho fatto una catenella di 8 e ho iniziato la lavorazione in verticale. Già vi dicevo che la spiegazione l'ho dedicata a un video in particolare, quindi dunque per riassumere in pratica cosa si fa? Si crea questa catenella, si lavora sulla superficie della catenella, ci si attacca alla base del lavoro e si torna indietro. In questo modo si crea questo effetto maglia, che è appunto la caratteristica dei polsini e, come dicevo, magari di qualche collo. Una volta arrivata a fine giro, per il momento ancora non l'ho legato, non l'ho chiuso, ho semplicemente marcato la chiusura e dopodiché, quando chiuderò tutta la manica, mi dedicherò anche al polsino. Adesso sto effettuando il secondo.
che si presenta in questo modo. Adesso vi faccio vedere, eccolo qui, un po' di confusione di fili, ecco. Per il momento sono al secondo giro di punti, di mezzi punti, ecco sì, scusatemi, io ho sempre parlato di punti bassi, in realtà il punto basso è soltanto quello che si riferisce al pattern sottostante. Gli altri due giri, quindi le altre due righe sopra, ho preferito allungarmi leggermente e fare un mezzo punto, così per non tirare troppo il lavoro. Quindi abbiamo detto una riga di mezzi punti alternati e la riga sopra, vedete, è entrato esattamente per ogni varco che si è creato in modo sottostante, e ho ripreso bene tutto il giro. Ecco, sono arrivata quindi alla lavorazione verticale, ho fatto la mia catenella da 8 e adesso proseguo per tutto il polsino. Entrambi i polsini fatti, adesso passiamo all'ultimo step di lavorazione, e cioè la parte centrale del collo. La parte centrale del cardigan si presenta con il punto alpino vivo. Adesso provvederemo a girare tutto intorno al collo per effettuare la chiusura. Ho già iniziato con una prima riga e sono partita dall'angolo esterno ed ho eseguito i primi mezzi punti, quindi sto procedendo a effettuare tutto un bordo con i mezzi punti, entrando sull'incrocio delle righe, uno centrale e un altro sull'incrocio delle righe. Vi viene un conteggio molto semplice, perché in pratica dovete rispettare semplicemente il punto alpino che incrociate, quindi partendo dal primissimo sullo spigolo ne effettuate uno centrale sul corpo del punto alpino e uno all'incrocio dove c'è la riga sottostante del punto basso, l'incrocio appunto delle righe sottostanti. In questo modo 1 1 1 andate avanti e proseguite a fare tutta la riga fin quando arrivate sulla parte che incrocia direttamente il collo, quindi dal rosa poi a me è diventato grigio il filo, sono qui sull'ultima riga della porzione frontale del mio cardigan. Ora mi sono girata sul collo e anziché fare un punto, come vi dicevo, sull'incrocio, uno sul corpo e uno sull'incrocio, dal marcatore che mi dava appunto l'inizio della lavorazione frontale, sto entrando un punto per spazio sottostante. Voglio farvelo vedere più da vicino, così riesco a farvi capire bene, perché qua il punto si presenta verticale, non più orizzontale come invece si presentava sul lato lungo, e quindi qui entrate semplicemente un punto per spazietto sottostante. Adesso giriamo così per tutto il collo e poi continueremo ad effettuare righe fin tanto che vorremmo il collo diventare grande. Dopo aver eseguito quindi tutta la riga di mezzi punti, sono arrivata fino allo spigolo opposto e adesso sto affrontando la riga superiore. Inizio la riga inserendomi con un punto basso nel primo occhiello formato dalla maglia sotto. 3 catenelle ed è il primo doppio punto alto. Proseguo in questo modo facendo così tutto un bordo di doppi punti alti, ma questa volta inserendoli retro. Quindi, come vedete,
dietro non si noterà troppo lo stacco dal punto alpino al mio collo, al mio bordo sul collo, sul frontale e poi proseguito sul collo. Quindi io ho già fatto tutta una prima parte, si presenta così, e sono arrivata al mio marcatore e adesso vi faccio vedere come eseguire questo punto. Abbiamo detto che intanto è un doppio punto alto e quindi carichiamo 2 volte e proprio sulla riga che trovo sotto mi inserisco però da dietro, quindi prendo il filo da dietro, tiro fuori e finisco di fare il punto. Ecco, intanto il mio filo da rosa è diventato viola, quindi altri 2 punti, lo spazio è questo, entro, prendo il filo, lo tiro fuori da dietro e mi alzo del doppio punto. Vado avanti così per tutta la riga. Questa è la parte interna che resterà nascosta, mentre questa è la parte esterna che sembra perfettamente integrata con il resto del lavoro. Proseguiamo così quindi a fine riga e poi adesso valutiamo quante altre righe fare per far diventare più grande il nostro collo. Facciamo ancora qualche punto insieme, doppio punto, inseriamo dentro, vedete da dietro, nel mezzo punto sottostante e mi alzo. Ancora. Una volta compreso il procedimento andrete via spedite. Bene, andiamo avanti. La seconda riga a doppi punti alti, che adesso abbiamo iniziato, la prendiamo frontalmente. Quindi vedete i primi punti che ho già eseguito, vi faccio vedere. Quindi prendiamo il punto frontalmente. Mentre vi ricordo che per la riga precedente, questa qua sotto, i punti li abbiamo presi da dietro. In questo modo il nostro collo avrà un aspetto di lavorazione molto più simile ai doppi ferri e avrà anche una sorta di morbidezza e di elasticità, perché a questo punto mantiene il lavoro bello largo e morbido. Il nostro collo è semplice da affrontare perché è una riga unica di lavorazione andata e ritorno e potete gestirvi anche i colori che avete a disposizione, tanto il nostro cardigan bubble ha più colori e quindi potete inserire tutti i colori che volete. Ok. Ancora qualche altro punto, sempre frontale, ricordatevi, e vi porto poi all'ultima fase di lavorazione su questo cardigan, perché vorrei farvi vedere cosa ho pensato di aggiungere per abbellirlo. Ma andiamo per step e prima ultimiamo il collo.
Ecco, voglio farvi vedere il lavoro fino a questo punto come è venuto. Le maniche che ancora devo unire, il polsino, l'altra parte, ovviamente tutto il perimetro che devo unire e il collo di cui ho già terminato la seconda riga a doppi punti alti. Questo è per il momento la base del mio cardigan. Attualmente mi trovo in questo punto, sto quindi iniziando la terza riga a risalita, che poi dopo ovviamente tornerà da questa parte, sempre con l'inserimento del punto. Abbiamo fatto un punto retro, un punto avanti e adesso proseguiamo con un altro punto retro. Ingrossiamo tanto il nostro collo, il nostro perimetro, a secondo di quanto lo vogliamo. Ovviamente qua nel mio caso è ancora molto largo, posso sceglierlo anche in questo modo, però ovviamente ho tutta una scollatura molto profonda. Lo stringo ancora, valuterò quante righe ancora fare. Direi che nel complessivo coi colori ci siamo. Questo è il collo fatto con una serie di righe a punti alternati, aggancio frontale e aggancio posteriore. Vedete il retro? Ecco, in questo modo ho creato il bordo che fa da perimetro a tutta la scollatura. Ovviamente scegliete voi quanto aumentare, potete anche andare avanti a fare tantissime righe e il collo vi si apre come uno scialle direttamente sulla spalla. Vedete? Ecco, adesso vi introduco l'ultima definitiva novità, e cioè la tasca. Ho deciso di inserire infatti due tasche in fondo al mio cardigan. Sono tasche che hanno un'entrata laterale e per agganciarle ora vi faccio vedere come procedere. Si farà una riga di punti direttamente sulla maglia e si lavorerà il punto alpino, questa volta girato. Molto semplice, si attacca poi successivamente sui bordi. Ma andiamo per gradi. Ho scelto di fare una tasca abbastanza grande e quindi ho individuato l'area molto ampia sotto al giro della ascella della manica, quindi ho lasciato un paio di righe più o meno di distanza e ho fatto partire la tasca che ha preso 27 punti. L'ho agganciata, l'ho fatta partire dalla fine della terza riga, quindi sulla maglia della terza riga del bordo, e l'ho terminata col 27° punto sul penultimo punto in chiusura. Così ho un piccolo margine per appuntare poi e chiudere definitivamente la tasca. Quindi qui vedete tutta la
scatena la maglia che ho direttamente agganciato sul bordo. Ovviamente questa va ancora fissata. Ho deciso che l'ingresso sarà laterale e quindi bloccherò la parte sotto e la parte sopra. Da questa parte ho individuato quindi la stessa area, la 27ª riga fino alla penultima. Ora mi aggancio col filo direttamente sulla riga. Bene, dall'alto inserite il filo dove avete messo il marcatore, quindi abbiamo detto sulla terza riga, sulla chiusura della terza riga. Abbiamo fatto scivolare il filo e adesso inserisco l'uncinetto fra un punto e l'altro. Vedete, sotto c'è la riga, c'è la maglia aperta e quindi inseriamo direttamente il filo. Mi sto aiutando questa volta da un uncino leggermente più piccolo. Questo dovrebbe essere un 3, è invisibile la scritta, ma è un 3. In ogni caso, abbiamo detto siamo sulla terza riga e vedete, lasciando sempre il filo sopra, inseriamo là dove vedete questi spazietti sotto della riga. Facciamo scivolare dentro il filo e agganciamo con un punto basso. Andiamo avanti così per tutta la riga fino, abbiamo detto, la 27ª maglia. Chiudiamo ancora il punto. Ecco, in questo modo, tiriamolo un attimino, si sta formando una riga di catenelle sopra alla nostra maglia. Questa è la base per poi lavorare la nostra sequenza di righe e formare la tasca. Proseguiamo quindi così fino a fare 27 magliette direttamente sopra il nostro lavoro. Inseriamoci sempre nei buchini della riga sottostante, lasciando sempre il filo esterno, così non vi crea un nodo e un ingarbuglio. Bene, andiamo avanti così. Dopo aver creato la nostra riga di 27 magliette, giriamo il lavoro e facciamo una riga di punti alti. Quindi il primo inserimento, prendiamo la maglia più esterna, facciamo un punto basso e poi altri due. E questo è il primo punto alto. I successivi punti alti li prendiamo sempre con la maglia più esterna, quindi la nostra catenella si vede in questo modo. Noi prenderemo solo il lato più esterno, quindi abbiamo caricato il filo per un punto alto e lo prendiamo solo da questa parte, sullo spigolo abbiamo detto che ci guarda, quindi eseguiamo tutta una riga di punti alti in modo che riesca a prendersi soltanto lo spigolo che vediamo.
arriviamo fino in fondo, perché poi gireremo il lavoro e iniziamo la riga del punto alpino cambiando il colore. Io ho scelto di fare le due tasche degli stessi colori, quindi ho usato questo violetto per la base, ma poi userò il rosa per tutta la tasca fino ad arrivare al bordo estremo, come abbiamo visto, grigio. Ecco, in questo modo io sto creando la nostra tasca. Vedete, vi faccio vedere, qua ad esempio ci sono degli errori. Giustamente ho preso qua la maglia che mi guarda e quindi la maglia è giusta, perché deve vedersi anche in un modo carino una volta che la mia tasca è costruita. Qui c'è l'errore, ho preso entrambi le maglie ed effettivamente si è creato il grumo. Lo stesso ho fatto poi adesso con l'ultimo punto, quindi adesso smonterò queste righe e rifaccio. Ricordatevi soltanto la maglia esterna e non tutte e due. Bene, riprendiamo fino in fondo, poi giriamo il lavoro, prendiamo, abbiamo detto, solo una maglietta, ops, e poi proseguiamo con la nostra tasca. Anche la seconda tasca l'ho ultimata. Dopo le 8 righe di punto alpino, l'ultima riga di rientro di punti bassi l'ho eseguita direttamente con il grigio. In questo modo ho 27 entrate sulla quale ho fatto una riga di doppi punti alti tutti uguali per avere la rifinitura della tasca. L'ultimissima riga sono punti alti, quindi è un punto alto preso posteriormente da dietro, in modo tale che venga questa piccola ricciatura, questa piccola rifinitura a chiudere direttamente la lavorazione della tasca. Ho steso tutto il cardigan così per farvelo vedere nella sua complessità. Ovviamente adesso c'è tutta l'imbastitura ancora attaccata, quindi ci sono i marcatori, ci sono i fili tutti fuori e ancora non ho unito le parti. Quindi ultimissimo step, sicuramente quello di inserire tutti i fili interno alla maglia, attaccare tutti i bordi, rifinire ovviamente le maniche e affrancare le tasche che ho appena ultimato. Il cardigan, se volete, può già considerarsi concluso, ma stavo pensando che molto probabilmente non mi dispiacerebbe aggiungere un piccolissimo giro intorno alla vita per renderlo un po' più palloncino, un po' più bubble, così come l'avevo immaginato inizialmente, e quindi riprenderò la motivazione, la lavorazione verticale per poche catenelle soltanto e chiuderò appena sul fianco per vestirlo meglio tutto il cardigan. Ok, siamo arrivati in fondo a fare finalmente il giro vita. Io sto procedendo in questo modo, sto girando il lavoro con appunto a vista il retro e sto inserendo mezzi punti su tutto il perimetro del fondo. Qui dove c'è la lavorazione del punto alto e me lo trovo in orizzontale, sto inserendo, e quindi l'ho fermato, il punto, uno sul margine, uno nel corpo del punto sotto e uno all'incrocio sempre dei punti sottostanti. In questo modo vado avanti e completo la prima parte dove mi trovo il punto in orizzontale. Laddove poi incrocio
la lavorazione dei punti bassi dell'origine del mio lavoro, inserisco sempre un mezzo punto, però in modo alternato, quindi uno sì, uno no, uno sì, uno no. Eseguo tutto il giro fino ad arrivare dalla parte opposta, in cui ovviamente faccio la stessa cosa, arrivo a fare punti alternati qui e poi inserisco un mezzo punto all'incrocio, uno sul corpo e uno all'incrocio fino alla fine. In questo modo, quando poi girerò il lavoro, me lo troverò frontale in questo modo e posso inserire la catenella per sviluppare poi la piccola rifinitura della lavorazione verticale che ho intenzione di inserire anche sulla vita. Quindi mi porto avanti e faccio tutto il giro dei mezzi punti. Finalmente il nostro bellissimo lavoro, il nostro bubble cardigan è terminato. Ve lo faccio vedere così steso. L'ultima operazione che abbiamo fatto è stata quella di aggiungere il girovita e di unire le tasche. L'entrata è laterale. Potete aumentare i giri del collo, come dicevo, quanto volete, potete fare anche un collo più importante, ma insomma questo è il nostro bellissimo risultato. Benissimo, lo indossiamo e vediamo quanto carino è. Alla prossima ragazze, buono spin!